Salve amici, bentornati ad un'altra puntata del nostro World Music Club misto a storie di blues. Facciamo un miscuglio ultimamente, dato che abbiamo aperto anche il canale di cucina, al quale vi invito ad iscrivervi, che le cucine di Aspesani, e lì si scherza, si fa un sacco di puttanate. Siamo un po' incasinati dal punto di vista della programmazione anche tra il primo e il secondo canale. Allora vorrei parlarvi di due personaggi molto importanti a storie di blues slash World Music Club, di Woody Guthrie e Led Belly, in due puntate separate, perché è il caso di parlarne separatamente. Ne ho già parlato sul libro de Storie e assaggi sulla musica nera da Mississippi a Cuba, ne ho parlato sul film The History of Robert Johnson and Delta Blues, che trovate qui nel canale, ma ci tengo a sottolineare questa figura importante del cantautorato folk statunitense. È uno dei personaggi, Woody Guthrie, al secolo Woodrow Wilson Guthrie, che secondo me va approfondita molto bene. Tornò in auge, soprattutto in Europa, in Italia, negli anni 70 all'epopea del folk revival, vi ricordate, ne abbiamo già parlato in tante storie, dove appunto questo bel folk di tanti anni prima venne riproposto in Europa, in Italia in particolare dall'Albatross Record, su una collana curata dal grandissimo Roberto Leidi, che a livello di musica popolare secondo me è uno dei personaggi più importanti d'Europa di sempre. E venne fuori tutta questa discografia di Woody Guthrie, tantissime canzoni. All'epoca non si facevano album, quando incideva Woody Guthrie, quando incideva Led Belly, quando incidevano tanti altri artisti di cui abbiamo parlato, della vecchia epopea del blues del folk, non si incidevano ancora dischi, ma si incidevano dei singoli. I dischi arriveranno molto dopo, perché furono una trovata commerciale appunto dalla metà degli anni 50 in poi, dove serviva non solo più una canzone, ma i supporti cambiarono e si cominciò a registrare più di una traccia di un singolo artista, che poi andava avanti per determinato tempo, dato che aveva più canzoni all'interno, quindi diventava un prodotto più fruibile dal punto di vista proprio discografico e quant'altro. Però questo personaggio qui, di cui ho una grandissima quantità di vinili, questo è l'ultimo in assoluto, è un cofanetto molto molto interessante, racconta molto di questo personaggio. Innanzitutto, quando si parla di Woody Guthrie non si può parlare solamente di musica folk. Quando si parla di Woody Guthrie si deve parlare di protesta verso le culture egemoni nei confronti delle culture inferiori dal punto di vista di potere e di finanza. Quando si parla di Woody Guthrie si parla anche di talking blues, si parla di ballate dove si parla e si raccontano storie. Quando si parla di Woody Guthrie si parla chiaramente di storie degli ultimi. La Gazzetta del Pollaio lui usava a definire spesso e volentieri parte della sua produzione discografica, ovvero raccontiamo i fattarelli che capitano nelle campagne, perché secondo me le uniche cose vere che ci sono quelle della povera gente, della gente semplice, perché è sempre vera, c'è la verità, l'unica verità è proprio in quelle persone e in quei fatti. Il resto è tutto modificato, sistemato, cambiato, riscritto da chi magari utilizza i media per determinati scopi commerciali, politici, sociali e quant'altro. Guthrie era uno che si schierava sempre dalla parte del più povero, era uno che si schierava contro i fascisti, si schierava contro i nazisti, si schierava contro i comunisti, si schierava contro tutti i sistemi totalitari, perché lui era un uomo che puntava alla libertà di ogni singolo individuo e al rispetto assoluto per ogni singolo individuo. Così descritto come l'ho detto adesso sembrerebbe una sorta di violentatore dei costumi borghesi e quant'altro, o un contestatore. No, non era solamente questo, ma era anche un grande poeta. Ci sono delle ballate amorose tipo Brown Eyes o Philadelphia Lawyer che sono dei pezzi fantastici. Woody Guthrie riusciva a creare questo connubium, a mettere insieme canzoni di protesta tipo Rangers Command, la legge dei Rangers, a Brown Eyes, a Good Night Little Darling, la ninna nanna che canta al suo figlio Arlo appena nato. Quindi vedete come la dolcezza e la semplicità si vanno a scontrare in questa personalità che ha una sorta di dicotomia, ha dolcezza da una parte e fervore dall'altra. Tutto questo è racchiuso in un personaggio che si chiama Woody Guthrie, che ha scritto più di 1000 canzoni e ha collaborato con tantissimi artisti. A parte Cisco Houston, che era uno dei pochi bianchi con cui collaborava, e un giovanissimo Pete Seeger, che sarà il suo allievo prediletto,
Lui collaborò tantissimo con gente tipo Sonny Terry o Led Belly. Signori, lui collaborava con gli afroamericani. Lui creava delle musiche folk insieme ad afroamericani che non facevano solamente blues, perché l'afroamericano non ha fatto mai solamente blues. Nel primi del Novecento l'afroamericano faceva folk, faceva jazz, faceva un sacco di roba. Non possiamo definire semplicemente l'afroamericano come il bluesman o il jazzman. No, assolutamente. Ci sono tantissimi artisti. Mississippi John Hart per dirne uno, il primo che mi viene in mente, ma lo stesso appunto Led Belly, ma tanti altri. Quindi lui cercava di mettere insieme tutte queste cose. La pecca che aveva avuto i Gatri era dal punto di vista dell'orecchio, perché oltre al fatto che vabbè, faceva benissimo utilizzare grammatica folk perché era un folk singer, ma aveva questa... lui non si ricordava le melodie, aveva questo problema e se ne accorgeva solo quando qualcuno gliele faceva notare. Questo lo scrisse anche Roberto Leidi, ma ho una testimonianza proprio di un'intervista che fecero al figlio Arlo Guthrie, dove diceva proprio che papà ogni tanto scrive una canzone ma utilizza la melodia di un altro brano e lui non se ne ricordava, e allora gli veniva detto guarda che questa melodia l'hai già utilizzata per un altro brano, e allora venne fuori questo discorso dove Guthrie aveva tantissimi testi perché aveva tantissimo da scrivere, però al tempo stesso tante volte le melodie venivano copiate, non capitava sempre, però ogni tanto capitava che lui una melodia senza esserne conscio la utilizzava per più testi. Poi chiaramente in fase di registrazione questo veniva stoppata, questa cosa. È normale, ci sta, perché chiaramente poi dopo riascoltando i brani, riascoltando le tracce, poi si notano delle melodie che sono identiche ad altre precedenti, però avendo scritto qualcosa come 1000 canzoni è anche difficile un po' tenere il conto delle melodie che uno ha preparato, anche perché Guthrie lavorava chiaramente con il discorso semplice della grammatica folk. La grammatica folk prevede 3 o 4 accordi al massimo, un maggiore o minore e poco altro, quindi non c'erano tante variabili, le combinazioni, diciamo, scrivendo qualcosa come 1000 brani non erano facilissime da tirare fuori. Allora, per quello che riguarda l'influenza di questo personaggio, un'influenza che si è avuta fino agli anni 90, tantissimi personaggi si sono rifatti proprio a Guthrie, o proprio al suo socio, io lo chiamo socio anche se era un po' più anziano, che era Led Belly, che è nato prima e morì prima, è nato nell'88 del 1800, morì nel 49, lui invece nacque nel 12 e morì a metà degli anni 60 al Memorial Hospital di New York. Gente tipo Bob Dylan fece molto con la musica di Guthrie, a parte che lo andò a trovare in autostop Coast to Coast al Memorial Hospital perché stava per morire Guthrie, e Dylan lo andò a trovare, ma al di là di questa cosa che è un semplice sketch poco significativo, ma Guthrie scrisse proprio una canzone, Song to Woody, nel primo album Bob Dylan del 62, e poi riprese dei brani tipo The House of the Rising Sun, che poi riprese anche Eric Burdon and the Animals, ma tantissimi altri, This Land is Your Land, che è forse uno dei brani popolari più eseguito e più inciso negli Stati Uniti. La fecero veramente tutti, This Land is Your Land, da Springsteen a Seeger, alla Sweet Tony in the Rock, a tantissime altre band la suonarono praticamente tutti, ne fecero dei propri brani, come il Golden Gate Quartet. Tutta questa gente, che era veramente secondo me molto importante, ripropose Guthrie perché era la partenza per quello che riguarda la musica folk statunitense. Se non ci fosse stato Guthrie, gente tipo Dylan, gente tipo Springsteen avrebbe fatto molta fatica a partire, perché gli sarebbe mancato quell'incipit che era proprio di Guthrie, ok? Questo è un personaggio che io vi consiglio tantissimo. Si trovano ancora online delle ristampe della Albatross American Folk and Blues, che io gli farei a questa etichetta che ha portato nel folk revival Guthrie, Led Belly in Europa, in Italia, gli farei veramente un monumento. Lo trovate ancora, ma trovate ancora tanta roba di Woody Guthrie, trovate, cercatela, perché ci sono tantissime produzioni, e poi si trovano soprattutto tanti libri con i testi di Guthrie, perché i testi di Guthrie vanno letti attentamente, perché ci creano una sorta di flashback nel passato, in un passato che noi neanche immaginiamo, con delle figure, da quando parli da Jack Herman Blues o Margitty Overholtz, la mia sporca tutta da lavoro, o John Henry. Queste sono storie fantastiche che raccontano uno spaccato di storia. John Henry nacque e si sedette sulle ginocchia del padre e cantava
che il martello sarà la mia fine, il martello sarà la mia fine, perché poi questi lavoratori vennero soppiantati dal martello pneumatico e persero il lavoro. Quindi capite di cosa stiamo parlando, di discorsi legati al sociale vero e proprio. Erano tutte denunce. L'industrializzazione porterà alla disoccupazione, passano tramite il martello pneumatico, dove i lavoratori ne saranno sempre di meno, perché il martello pneumatico fa un lavoro che possono fare 3 operai insieme. E quindi Jack Herman Blues è una denuncia a queste situazioni. The Rangers Command, la legge dei Rangers, parla di quello che è il potere di questi Rangers, quasi sconfinato nella campagna. Parla di tutte queste storie. Quindi capite come tante volte il potere viene visto in maniera negativa, giustamente, perché quando c'è ignoranza, quando non c'è cultura, non c'è soprattutto una democrazia ben delineata, il potere diventa perverso, ok? Pernicioso, scusate il termine che prendo un po' dalle fattucchiere. Quindi, per quello che riguarda Woody Guthrie, io la chiudo qui, perché ci sarebbe da parlare veramente tanto, ci sarebbero da fare degli studi, li ho fatti nel mio libro, è disponibile online, ma ci sono anche tante altre cose da dire di questo personaggio. Poi ci sarebbe anche tanto da parlare del figlio Arlo Guthrie, però ci fermiamo qui con questo story di blues dedicate a Woodrow Wilson Guthrie, al secolo Woody Guthrie. Nella prossima puntata parleremo invece di Lead Belly. Vi ricordo, signori, facciamo tanta fatica con questo canale perché trattiamo argomenti di nicchia, non stiamo a raccontare del sesso degli angeli o delle bambole da pettinare, quindi facciamo tanta fatica, ma vi consiglio di iscrivervi al canale, mettere un like e magari condividere questo video con qualcuno che è appassionato di musica, ok? Di musica. A prima vista, Woody non è una figura che faccia grande impressione, specialmente ad un texano, piccolo di statura, bruciato dal vento, occhi da Apache, labbro stretto, tenace, con un ciuffo di capelli ispidi sotto il grande cappello. Ne ho visti tanti come lui nei paesi del Midwest, e a suo agio quanto un cactus nel deserto, nato per sopravvivere, per attaccarsi, pungere la tua coscienza e lasciarvi una traccia indelebile. Quando parla la sua voce ti morde il cuore, timbro basso e aspro ma vellutato, sillabe ben articolate, prosa che scorre con la facilità propria di uno scrittore, ma sempre con il buon senso del popolano. La pronuncia stracciata non mancava in Guthrie, e le frequenti pause fra una frase e l'altra erano chiaramente cariche di ironia. Woody aveva una profondissima sensibilità nei confronti della bellissima poesia, certamente una poesia legata alla vita umana, ed è stato sempre coinvolto con passione nel destino dell'uomo comune. Se ne andò male quel 3 ottobre del 1967, una malattia rara, degenerativa. Così ci lasciò il più grande cantautore di tutti i tempi, Woody Guthrie. Ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Club e Storie di Blues. Il martedì sera dalle 22 Blues on Air Radio Show dal sito radiofm.net e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it.